Allora amici, eccoci qua, dichiaro conclusa, diciamo, l'operazione di svuotamento del muro, anche se in alcune parti ci torneremo appunto prossimamente con la spatola quando andremo a mettere le pietre. Eccolo qua, ce l'abbiamo fatta, abbiamo eliminato la strada. Chiaramente questo punto qua dove c'è questo abbassamento lo riempiremo con tantissimi sassi, perché questo era il passaggio degli animali, ma se sicuramente si è formata una gobba verso in basso significa che ci passa anche l'acqua, quindi ci starà veramente uno strato altissimo di sassi di filtraggio che appunto eviteranno che poi ritorni sul muro. Sono abbastanza entrato dentro, sono andato a prendere i pali con il filo, perché per un muro così mi dovrò orientare con il filo, perché l'anno scorso non ho usato niente, ma era abbastanza semplice perché non era un muro così grosso. Quindi comincerò prima questa parte qui e poi la parte di qua. Voglio fare il primo livello dove andrò a mettere le pietre più grosse che ho a disposizione, perché chiaramente quelle non le posso alzare, le posso trascinare. Dovremo considerare il fatto che pietre di questo livello, vedete anche voi, questa ma anche questa qui che è abnorme, ma anche queste due sono gigantesche, considereremo che se per caso fuoriescono leggermente va bene, mi vanno a fare uno strato di gobbettina, che fra l'altro queste pietre qui non hanno nemmeno bisogno di riempimento perché sono talmente grosse che chi le sposta, cioè difficilmente si sposteranno, rimarranno sempre la base del muro anche fra 100 anni, quando magari un rurale al mio posto deciderà di fare questo muro. Dubito, ma potrà succedere. Quindi adesso andremo a mettere il filo e poi successivamente cominceremo a spostare le prime pietre, che anche se fuoriusciranno va bene secondo me. Chiaramente in questo muro non ci sono, perché se vedete bene questo muro non ci sono pietre grandi quanto queste, però io ho l'opportunità di usarle e quindi le utilizziamo. Forse lì ce n'è una sotto. Vanno utilizzate perché chiaramente ti fanno fare sicuramente un bel salto nella costruzione e poi garantiscono una maggiore resistenza anche per la struttura che poi si costruisce sopra. Allora ecco il filo, chiaramente si notano anche già delle diverse ondulazioni di questo muro, che non l'ho fatto io ma è stato fatto in antichità. Ma torno a ripetere, la funzione del muro non è una funzione a livello architettonico, quindi la bellezza, certo il muro a secco è bello, ma il muro a secco deve essere funzionale all'agricoltura, quindi deve fare un servizio di filtraggio delle acque quando piove, assetto idrogeologico, come lo volete chiamare. Quindi il filo l'ho messo, adesso non ci resta che cominciare a spostare i macigni. Vi terrò aggiornati perché chiaramente questa è una operazione abbastanza faticosa, ci vorrà un po' di tempo a spostare, perché volete, ora vi spiego, praticamente c'ho 1, 2, 3, 4 pietre, poi abbiamo qua in questa zona abbiamo 1, 2, abbiamo questa, quella lì, abbiamo quella, abbiamo delle pietre che le considero le pietre un po' più grandi da utilizzare, quindi quelle me le voglio levare subito perché so benissimo che con quelle non si lavora. Quindi faremo tutta questa prima parte, poi il filo lo andremo a mettere da quest'altra parte e poi andremo a tirare su il muro. Chiaramente quando andremo a tirarlo su utilizzeremo le pietre un po' più piccole, perché chiaramente queste qui difficilmente le riesco a alzare, non perché non sono forte io, ma perché proprio fisicamente quasi impossibile una persona riesca a farci, magari con l'escavatore, però con l'escavatore non si riesce a applicare la pietra nella posizione giusta, magari si sposta il muro, casca qualcosa. Invece il muro a secco deve essere fatto a mano secondo me. Allora, prima di andare a mettere queste pietre veramente grandi, il consiglio è quello sempre di fargli trovare un terreno sottostante basico, quindi creato con la spatola,
che sia pari, chiaramente, perché la pietra non deve guardare né giù né deve guardare troppo su, deve essere in pari, perché sopra ci si metterà un peso pazzesco, quindi deve essere abbastanza bilanciata. E adesso, quando l'ho messe 3 o 4, vi faccio vedere un po' la situazione, vi faccio vedere anche come la livello. Allora, eccoci qua, ho messo le prime 3 pietre e ci ho messo 2 ore e mezzo circa, poi è venuto un signore a prendere il vino, quindi ho staccato circa una mezz'ora. Vi faccio vedere, l'ultima pietra è stata un casino, anzi ringrazio Piero, che è l'eremita con cui sono cresciuto, che questo sasso qui, non so quanto pesi, non so nemmeno come ho fatto, mi sono aiutato con questa leva. C'è stato un momento in cui non riuscivo più a metterlo nella posizione giusta, ho fatto un colpo di reni, sono riuscito a piazzarlo perfettamente, vedete, a pari con questi altri. Ora rimetto il filo così mi rendo conto anche come sono messo. Come vedete, ho fatto un po' di riempimento, ma il riempimento si fa perché, come vi dicevo prima, la base del prossimo sasso, che è questo, che chiaramente presenta un bello spigolo interno, l'ho già preparata. Questo forse, avendo questo spigolo un po', dovrò riaggiustarlo, però vediamo un po' se c'entra, anche se esce di poco va bene lo stesso. E vedete, la struttura sta venendo su con questi sassi, e comunque garantiscono una tenuta piuttosto importante, perché sono dei sassi che avete visto anche voi, le dimensioni, il peso e tutto, mi tengono, diciamo, saldo e mi tengono anche sicuro. Poi nonostante tutto c'è stato anche il riempimento, quindi vuol dire che la lavorazione di svuotamento l'ho fatta anche in maniera giusta, perché c'è ancora una buona parte di terreno interno. Chiaramente escono leggermente, ma si parla di centimetri, non è un problema. Poi questi li recupero andando a mettere il prossimo sasso un po' interno. Se c'è uno spigolino, non vi preoccupate, fa parte del gioco. Santi, quanti muri ho visto con gli spigoli. L'importante è che il risultato finale porti a un compito quello che si è fatto. Quindi il lavoro principale del muro deve essere la funzione di drenaggio. Lo sai a chi li farei fare questi lavori? A quelli che pigliano il reddito di cittadinanza e a tutti quelli lì che si fanno 6 mesi di lavoro e 6 mesi di disoccupazione e si pagano noi. Questi lavori qui andrebbero fatti a questa gente, fatti non perché sono cattivo, ma perché almeno capiscono cosa significa lavorare davvero e danno un valore ai soldi, visto che per loro i soldi hanno solamente un valore, li servono solamente per continuare a vivere sulle spalle degli altri. Questa è una delle lavorazioni più pesanti in agricoltura, ma ha un valore grandissimo per la civiltà. Si mette al pari dell'altro sasso, proprio al pari.
vai. Direi che ci siamo. E praticamente vi faccio vedere che nella parte interna, ovvero qua dentro, si fa un riempimento di sassi completo. Queste due abbastanza combaciano, quindi si potrà mettere una pietra qua sopra, queste due anche, questa qui no, andremo a mettere una lastra che porti tutto a livello. Ora non è proprio dritta questa, la vado a sistemare leggermente, bisogna inclinarla un po' di là, poi direi che va bene. Tra l'altro sto finendo i minuti della GoPro, quindi stasera dovrò andare a scaricare tutti i filmati perché domani sarà un altro giorno molto importante.